Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2025. Abbiamo la carta del carro, amici del Toro. Si potrebbe trattare di qualche decisione da prendere nel mese di gennaio, può anche far riferimento al cambio di rotta, magari a livello personale, a livello lavorativo, o può anche fare riferimento a un viaggio e in qualche caso anche a un trasferimento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e poi per chi volesse approfondire lo studio dei tarocchi a gennaio parte il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Anche di quello trovate il link sotto in descrizione. Io nella descrizione inserisco sempre tutto, i corsi, le novità, le promozioni, voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi scrivete una mail. Bene. Andiamo a vedere ragazzi che aria tira. Partiamo con un 3 di pentacoli, 5 di coppe, 8 di pentacoli, 9 di coppe, la sacerdotessa, cavaliere di pentacoli, asso di pentacoli, e 2 di pentacoli. Tanti pentacoli devo dire, 1, 2, 3, 4, 5 carte di pentacoli. Allora adesso andiamo a vedere un pochettino carta per carta, vediamo un po' l'energia generale, vi darò come dei messaggi spot, dopo andiamo a vedere i vari casi, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, la famiglia, andiamo a vedere un po' tutto. Partendo da questo 3 di pentacoli, che è una carta normalmente che parla di progettualità, credo che qualcuno qui possa o essere già in mezzo ad un progetto o avere un progetto in testa. Andiamo a vedere. Ok, 8 di pentacoli che avete già qui e fante di spade. Credo che qualcuno stia monitorando un certo tipo di progetto, un certo tipo di lavoro. Può anche essere una carta che mi indica il prendersi delle responsabilità inerente anche a una quotidianità. Può anche essere che qualcuno debba vivere a gennaio una situazione che richieda una certa responsabilità, una certa dedizione, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 3 di pentacoli nuovamente. Sì, c'è proprio qualche cosa inerente a questo progetto, E sole. Voglio andare a vedere anche l'8 di pentacoli. Per qualcuno, ragazzi, questo 3 di pentacoli fa riferimento a una ristrutturazione, a una riparazione, a un aggiustare qualche cosa che per qualcuno sì che potrebbe essere la casa, per qualcun altro è ehm, una questione di gestione magari dei figli, come se fosse un qualche cosa da organizzare.
Allora, l'otto di pentacoli è spiegato da una regina di coppe e da un tre di coppe. Ho come la sensazione che in questo progetto ci sono delle persone vicino a voi che vi potrebbero sostenere, considerato il 3 di coppe potrebbero essere degli amici. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Regina di spade. E di nuovo sento quell'energia del monitorare, del controllare, dell'osservazione, se vogliamo. Qua ne sono uscite un sacco. Allora, regina di spade, giudizio, 6 di bastoni, temperanza e 10 di coppe. Guardate, il 9 di coppe è una carta di forte appagamento e poi abbiamo anche un 6 di bastoni. C'è un qualche cosa che vi darà un'immensa soddisfazione, secondo me. Se state aspettando una telefonata, una notizia, una chiamata con la carta del giudizio, è facile che arrivi nel mese di gennaio. Andiamo a vedere la sacerdotessa, ragazzi. 8 di spade e 9 di bastoni. Mm. La sacerdotessa qua credo che sarà il detonatore di questo carro nel mese di gennaio, perché è quella carta che vi permette di guardare nel lungo periodo. È vero che voi adesso state così, cioè avete un 8 di spade e un 9 di bastoni. L'otto di spade ricorda i pensieri negativi, una sorta di impotenza nell'agire, nel muoversi, nel fare determinate scelte, mentre il 9 di bastoni è una carta che mi parla sia di stanchezza, ma anche di paura. È come se ci fosse questa persona che ha eretto una staccionata dietro di lui perché ha la testa fasciata, ha già ricevuto un colpo e ha paura che ne arrivi un altro, quindi è una carta di difesa. Mi difendo perché ho paura di ricevere un altro attacco. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. 6 di spade e 6 di coppe. C'è una sorta di prudenza qui e può essere inerente a un sogno. Tenete presente che sia il 6 di coppe che la sacerdotessa che il 9 di coppe sono carte che fanno riferimento ai sogni, sia quelli a occhi aperti che quelli ad occhi chiusi. Andiamo a vedere l'asso. Abbiamo un 9 di spade. E un altro asso di denari. Voglio andare a vedere anche il 2 di pentacoli. Cavaliere di bastoni. E 5 di spade. C'è come un movimento. Datemi un'altra carta per il 5 di spade. Appeso e mago. Ok, ok, ok. Credo che questo carro, questo movimento sarà effettivo alla fine del mese. Mi racconterete poi con i commenti. Allora, partiamo dall'amore, ragazzi. Partiamo da chi è single e non ha nessuno in testa. Sinceramente vi vedo focalizzati in altro piuttosto che sull'amore. Credo che ci sia qualche tema a livello personale o a livello familiare che vi può tenere impegnati nel mese di gennaio.
Devo dire che se non avete nessuno in testa e se non avete figli, ci può essere come una sottile sensazione di rammarico nei confronti di questa mancanza, del fatto che non avete figli. Magari qualcuno ha voglia di costruire una famiglia e non è ancora arrivata la persona giusta. Tutto sommato devo dire che sarà più attivo, se vogliamo, la zona degli amici nel periodo di gennaio, ma alla fine del mese, secondo me, una volta che questo asso di denari sarà partito, sarà effettivo, potrebbe effettivamente arrivare questo cavaliere di bastoni. Quindi vi dico, abbiate pazienza, mi viene da dire. Per chi è single ma magari ha qualcuno in testa, ehm, devo dire che dall'altra parte non c'è la risposta che voi vi aspettate nel mese di gennaio, anzi, potrebbero esserci come dei tira e molla con l'altra persona. Se siete in una coppia da diverso tempo, credo che ci siano dei conflitti da regolarizzare, delle responsabilità da ricalibrare, mm, e anche dei pensieri negativi, mi viene da dire. C'è come bisogno di lasciarsi indietro determinate preoccupazioni, determinate anche responsabilità per qualcuno, è come se aveste bisogno di delegare un pochettino. Se per caso siete in una coppia da tanto tempo e state pensando ai figli, ho come l'idea che manchi il contorno, cioè non è solo il figlio in sé che manca, ma è come se mancasse quella sensazione di unione. Questo ovviamente non risuonerà per tutti, ma ho come l'idea che siate un po' lì a lambicarvi il cervello da soli. Non so quanto di quello che pensate possa essere condiviso col partner o con la partner. mm? Però sento come se ci fosse una sorta di vuoto in questo momento, in questo mese. Non credo che sia tanto a causa del partner, più che tutto è perché è come se non vi sentiste completi. Se invece avete una relazione più o meno nì, io non credo, ragazzi, che cambierà qualche cosa, anche perché finiamo con un 2 di pentacoli, che è una carta che parla dei cicli che si ripetono. Avete un appeso a fine lettura e 1, 2, 3, 1. Quindi ho come l'idea che ci sia il bisogno di prendere un'iniziativa. La carta del mago è la carta dello yang, del movimento, dell'azione feconda. Però è come se avessi bisogno prima di passare dall'appeso, vedere le cose da un altro punto di vista, perché c'è questo 5 di spade che mi parla di confusione mentale. Se per caso appunto siete già in una relazione, non vi nego che per qualcuno potrebbe arrivare come una distrazione in più nel mese di gennaio, che potrebbe esserci una terza persona. E potrebbe essere un amico di un parente. mm? Diciamo qualcuno che potreste conoscere grazie a una persona intorno a voi che già frequentate. Per quello che riguarda la famiglia e le persone intorno a voi, devo dire che sarà un buon periodo, ragazzi. Tutto sommato, la quotidianità scorre normalmente, mi viene da dire nella calma, mi verrebbe anche da dire nell'amore, nella convivialità, nella gioia, insomma, il momento presente per quello che riguarda la famiglia e gli affetti in generale, quelli che non sono romantici, devo dire che è un momento abbastanza benedetto, posso dirlo? Ricco di amore, ricco di scambi proficui, ecco. Per quello che riguarda il lavoro, allora, se siete disoccupati, vi sento un po' frustratini, sinceramente, ma con la carta del carro sento che qualcuno qua prenderà una decisione di iniziare qualche cosa.
Ora, sinceramente non vedo né carte che mi parlino di lavoro autonomo, né carte che mi parlino di lavoro dipendente. Ho come la sensazione che probabilmente gennaio non sia ancora un buon periodo per iniziare un lavoro, ma è un buon periodo sì per mandare curriculum. Mm? Soprattutto una cosa che mi viene da dirvi, allora, io per esempio ho tanti curriculum diversi, uno completo, però sono più di 4 pagine, non se lo legge nessuno, e poi ne ho uno io ho lavorato tanti anni in ufficio e quindi ne avevo uno per il lavoro d'ufficio, ne avevo un altro per gli altri lavori che ho fatto come venditrice, insomma, selezionate le parti del curriculum in base all'azienda dove mandate il curriculum. Non mettete sempre tutto perché di solito, o almeno così mi era stato detto, così funziona per i curriculum europei, leggono la prima pagina. Se sono due, sì, possono leggere, ma è già tanto. Ok? Una persona che ha un curriculum troppo lungo viene, diciamo, considerato come una persona che è da pagare troppo perché ha troppa esperienza, quindi riducete. Questo può essere una dritta che vi do. Magari non funziona per tutti, però vi dico, per me ha funzionato. Se siete dipendenti, ragazzi, anche qui. Allora, se per caso non vi trovate bene con i vostri colleghi, è ora di chiedere un trasferimento, uno spostamento, un cambio. È il momento buono, non tanto inizio mese, probabilmente verso la fine del mese. Credo che qualcuno qui senta la necessità o abbia bisogno di implementare le proprie conoscenze, di aumentare la propria esperienza. C'è come questa voglia di andare avanti, però è come se, diciamo, le energie non fossero delle migliori in questo mese, ma iniziate a chiedere, magari non vi spostano subito, vi spostano più in là, però è un buon momento per fare certe richieste. E se siete autonomi, allora, può esserci un momento di molla a gennaio, come se il lavoro scendesse. Non dico che cala drasticamente, nel senso che i vostri clienti affezionati li avrete comunque, però magari non ci sono nuovi clienti, magari gli ordini sono un po' più piccoli. C'è come un momento di molla, come si dice? Di un momento floscio, ecco, per quello che riguarda il lavoro. Ma non vi preoccupate, perché questo vi darà come la grinta, la spinta di iniziare, mi dicono, un fondo risparmi. Mm? So che i soldi li andremo a vedere dopo, però ho come la sensazione che dobbiate iniziare ad accantonare come una piccola parte monetaria per riuscire a mettere in atto eventualmente delle nuove strategie, dei nuovi progetti, dei nuovi prodotti. Ho come l'idea che qua dobbiate diversificare un pochettino. E soprattutto datevi un obiettivo, perché qua col 5 di spade mi dicono che potreste avere un po' di confusione mentale, ma la sacerdotessa vi serve proprio per guardare nel lungo periodo. Dove voglio essere tra 5 anni? Che fatturato voglio fare quest'anno? E il segreto per qualcuno potrebbe essere di dividere il risultato. Cioè, voglio fatturare, ipotesi, 50.000 euro in un anno, me lo divido. Quindi nei primi 3 mesi farò 10.000, nei secondi 3 mesi farò 8.000 e via dicendo, fino a raggiungere i 50. Per quello che riguarda la situazione economica, allora qui consiglierei prudenza, proprio perché la situazione lavoro è un po' così. In questo caso consiglierei prudenza. Devo dire che se avete qualche progetto, può essere che i soldi qua servano per mettere in piedi questo nuovo progetto, potrebbe anche essere un nuovo prodotto, però ho come la sensazione che piano piano riuscirete a sopravvivere a questo mese dove in realtà non è che ci siano grosse uscite, ma è come se le entrate fossero un pochettino contratte.
Ovviamente se siete dipendenti questo può essere relativo, nel senso che avete comunque lo stipendio fisso. Per quello che riguarda le persone che investono, allora io qui ragazzi devo dirvi che il mese è un buon inizio, soprattutto se avete già investimenti passivi, cioè che vi danno una rendita passivi, è un mese dove vi renderete conto di quanto poco cresce questo vostro investimento, ma di quanto stabile è la crescita. Cioè è meglio crescere di un punto, 2 punti ogni giorno piuttosto che crescere di 10 punti un giorno e poi non crescere più per 20 giorni. Quindi è una crescita, un aumento lento e progressivo. Parliamo adesso della crescita spirituale, dello stato psicoemotivo che andrete a vivere durante il mese. Io vi sento grintosi, sinceramente. È come se questo momento magari di lentezza a livello lavorativo, a livello magari personale, vi dia la possibilità come di ricalibrare le scelte che state facendo ed eventualmente di cambiare direzione. Vi dico, entro la fine del mese, secondo me un nuovo inizio ci sarà perché qua avete proprio 3 numeri 1, quindi devo dire che per molte persone inizierà qualcosa di nuovo, anche se fosse solo il modo di pensare, il modo di vedervi, il modo di proporvi. C'è come un ok, adesso si fa come dico io. Tenete presente che la carta del mago è associata alla legge di manifestazione. Quindi qui è come vedere le cose da un altro punto di vista, togliendosi da questa confusione mentale del 5 di spade e togliendosi anche dalle lotte egoiche, perché il 5 di spade è quella carta che dice ho ragione io, hai ragione tu, devi far così, devi far colà, non c'entra niente. Non vi frega, non vi importa. L'importante non è chi ha ragione, l'importante non è insomma chi abbia trovato la soluzione al problema, ma l'importante è la soluzione al problema. Ok, per quello che riguarda i progetti, allora sento che è la parte meglio bilanciata, diciamo così. Qui ho l'idea che soprattutto se avete un progetto già in atto, che questo possa andare a gonfie vele nel mese di gennaio. Sarà quella parte da monitorare, come vi ho detto prima, per qualcuno si tratta della ristrutturazione della casa, per qualcun altro si tratta della gestione magari dei bambini piuttosto che dell'azienda familiare, c'è comunque un qualche tipo di gestione e di supervisione che vi permetterà di far crescere oppure nascere per qualcuno questo progetto che avete in testa. Okay? Io credo che se fa riferimento al discorso figli, per qualcuno c'è come l'iniziare a parlare di avere figli, di creare una famiglia, insomma. Se per caso i figli non sono il vostro settore, perché o siete in là con l'età o ne avete già o non li volete, potrebbe anche trattarsi di un animale da compagnia, il fatto di dire ok, prendiamo questa creatura insieme e creiamo una piccola famiglia. Piccola perché di solito le famiglie allargate sono di più di, scusate, le grandi famiglie si ritengono quelle di 5-6 persone. Piccola 2-3. Anche una persona è una famiglia. Se io vivo da sola, ho come la mia famiglia, il mio nucleo familiare più che famiglia, ok? Va bene, allora andiamo a vedere un pochettino Osho che cosa ha da dirvi. Vediamo che cosa vi consiglia. La fonte è un altro asso, assomiglia tantissimo all'asso di denari, in realtà è un asso di bastoni, e in viaggio, 8 di bastoni. Quindi qui ragazzi o sì c'è come da prendere l'iniziativa per intraprendere un nuovo cammino, un nuovo percorso, un nuovo viaggio. Qui ce l'avete con la carta del carro, è come se ci fosse una scelta importante, potrebbe anche fare riferimento a un cambio di vita, un cambio di stile di vita, un cambio di percorso, un cambio di direzione, un cambio di obiettivi. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Ultimo oracolo. Tagliar legna, carta numero 42. E ragazzi, io lo sento tantissimo collegato con l'8 di pentacoli, ehm, questo oracolo, perché parla, il tagliare la legna, voi pensate al movimento del taglio della legna, è un movimento ripetitivo
esattamente come l'energia dell'otto di pentacoli, che è il lavoro che viene fatto con costanza, con ripetitività, con una certa continuità. È il lavoro svolto il piccolo lavoro, che abbiamo qui questo cavaliere di pentacoli che dice che si va avanti a piccoli passi, è il piccolo lavoro fatto giorno dopo giorno che, se preso con costanza, monitorando anche con costanza, può portare a questo 9 di coppe, che è la carta del sogno compiuto. Quindi qui si tratta di fare le cose giorno dopo giorno con calma, con tranquillità, sotto forma di meditazione, in visione, in previsione, insomma, di quello che volete manifestare nel futuro. Amici del Toro, è una bella lettura, devo dire, il mese di gennaio tutto sommato non è malaccio. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto la crescita spirituale su 3 livelli: corpo, mente e spirito. Quindi si va a lavorare su 3 livelli, da un punto di vista fisico, con le meditazioni, con degli esercizi, da un punto di vista emotivo, perché ci sono le, diciamo, elaborazioni, se vogliamo, delle zone d'ombra, da un punto di vista mentale, perché vado a spiegarvi come funzionano le credenze limitanti. Comunque, se voi volete dare un'occhiata ai temi che si trattano, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli sono visibili, sono pubblici. Perlomeno vi fate un'idea di quello che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!